Ad inizio film vediamo un uomo misterioso seduto al tavolo di un ristorante che prende appunti su un'agenda. A fine serata strappa una pagina e gli dà fuoco. La mattina seguente, mentre fa colazione, si incontra con un uomo di nome Ettore, che dice di aver portato a termine quanto richiesto. Ettore afferma di aver pestato a sangue un ragazzo e ora vuole che il suo desiderio venga esaudito. Tuttavia, l'uomo misterioso gli risponde che se lo avesse davvero fatto avrebbe già ritrovato il denaro. Per questo motivo lo invita a portare a termine quanto richiesto rispettando il patto alla lettera. Tu picchia un uomo a sangue e li troverai. Più tardi, Marcella lo informa di aver recuperato il materiale necessario e che la bomba sarà pronta entro fine settimana. La donna è preoccupata per tutte le persone che moriranno a causa sua. Tuttavia, se questo permetterà a suo marito di guarire dall'Alzheimer, porterà a termine la richiesta. Lei obbliga tutti quelli che vengono qui a fare del male. No, solo alcuni. Quando Luigi arriva per il suo appuntamento, è estremamente nervoso. Luigi vorrebbe salvare la vita del figlio, ma in cambio gli è stato chiesto di uccidere una bambina di 6 anni di nome Matilde. L'uomo misterioso gli ricorda che non è obbligato a fare nulla. Se non lo faccio mio figlio morirà. Chiara afferma di essere una suora da 11 anni, ma ha smesso di sentire la presenza di Dio da ormai tanto tempo. Il suo desiderio è quello di poter tornare a sentire la sua voce. L'uomo, dopo aver controllato la sua agenda, le dice che la cosa è fattibile. Tutto quello che deve fare è rimanere incinta. Se lo faccio, sentirò di nuovo Dio. Come all'inizio. Il desiderio di Martina è quello di diventare più bella. Affinché la sua richiesta venga esaudita, l'uomo le dice che deve rubare 100.000 euro e 5 centesimi, ma Martina gli dice di non avere la più pallida idea di come si faccia una rapina. Ma tu pensi veramente che sarai più felice quando sarai più bella? Odoacre è un meccanico che vuole passare una notte con una modella di nome Amanda. Per ottenerla, però, deve aiutare una bambina di nome Matilde. Per le prossime 2 settimane la deve proteggere da qualsiasi cosa come se fosse il suo angelo custode. Proteggerla da cosa? Da quello che c'è là fuori. Ettore si scopre essere un poliziotto e questa volta assicura di aver picchiato a sangue uno spacciatore. Mentre chiede che la sua richiesta venga soddisfatta, riceve una chiamata da un collega che lo informa che i soldi della rapina sono stati ritrovati. A fine serata, l'uomo misterioso chiede alla cameriera un altro caffè. Angela, avendolo visto parlare con tante persone tutto il giorno, gli chiede se sia uno psicologo. L'uomo le risponde di no e per evitare altre domande le dice di essere molto stanco. L'indomani, Odoacre lo informa di aver rintracciato Matilde. Per le prossime 2 settimane la seguirà ovunque vada senza mai perderla d'occhio. Più tardi, ad un ragazzo cieco che vorrebbe riacquistare la vista, gli viene chiesto di violentare una donna. Fulvio chiede il motivo di una richiesta tanto orribile, ma l'uomo misterioso gli risponde semplicemente che quelle sono le condizioni. Il ragazzo afferma che non potrebbe mai commettere una cosa del genere. Non violenterò una donna. Ad Azzurra, in cambio di ritrovare la felicità con il proprio marito, le è stato chiesto di riuscire a far divorziare una coppia. La ragazza dice di aver elaborato un piano, flirtare con il marito della vicina e farsi scoprire a letto con lui. Te l'ho detto, sono tristi e penso di fargli un favore. Un favore. Martina si è decisa a rapinare una villa e chiede se può usufruire dell'aiuto di un complice. L'uomo misterioso le dice che il metodo lo decide lei. L'importante è che se vuole diventare più bella deve rubare 100.000 euro e 5 centesimi. Nonostante Ettore abbia recuperato i soldi, afferma che il ladro è riuscito a scappare e vuole sapere dove si trovi. L'uomo misterioso però gli dice di non poterlo aiutare, in quanto le condizioni dell'accordo erano solo per il ritrovamento dei soldi rubati. La signora Marcella nel frattempo ha completato la bomba. Quel fine settimana, per guarire il marito dall'Alzheimer, la farà esplodere in un bar vegano. Luigi gli confida di essere preoccupato. Qualcuno ha iniziato a seguire Matilde ovunque vada, come se fosse il suo angelo custode. Ettore confessa che il ladro a cui sta dando la caccia è suo figlio. Sono 2 anni ormai che Alex non torna più a casa e non gli parla, ma lo assicura che non è un delinquente. Vuole stringere un altro patto per ritrovarlo prima che lo facciano i colleghi. L'uomo misterioso gli dice che è fattibile. Per ottenere quello che vuole, ora deve insabbiare una denuncia di violenza fatta da una donna. Martina rivela che il suo complice in realtà è un ragazzo di nome Alex che ha conosciuto da poco. La ragazza confessa di essersi innamorata di lui ed è fiduciosa che portando a termine l'accordo e diventando più bella, Alex si innamorerà di lei. Fulvio, al quale era stato chiesto di violentare una donna, nel frattempo ha cambiato idea e per riacquistare la vista si è deciso a farlo. Il suo piano è quello di trovarne una che si fidi di lui e che non sospetti di nulla fino all'ultimo momento.
A fine serata, Angela, sempre più incuriosita, cerca di capire qualcosa in più sul suo conto. Ancora una volta, però, l'uomo schiva le sue domande. Il giorno successivo, Azzurra lo informa di aver iniziato il flirt con il marito della vicina. Tuttavia, scoperte le sue intenzioni, l'uomo l'ha rifiutata dicendole che non ha intenzione di rovinare il proprio matrimonio per una scappatella. Suor Chiara ha conosciuto un ragazzo in chiesa e a fine messa l'ha invitata per il fine settimana a prendere un caffè in un bar vegano. Chiara ha la sensazione che sia la persona giusta, perché essendo cieco con lui non proverà vergogna. Martina si presenta al bar con Alex per farglielo conoscere. Anche il ragazzo vuole fare un patto e il suo desiderio è che il padre scompaia per sempre dalla sua vita. L'uomo misterioso gli dice che è fattibile. Tutto quello che deve fare è aiutare Martina a rubare i 100.000 euro e 5 centesimi. Va bene, proviamo. Odoacre si è accorto che come lui c'è un altro uomo che sta seguendo Matilde, ma a differenza sua ha timore che quell'uomo le voglia fare del male. Ora è preoccupato da quello che potrebbe succedere alla bambina quando smetterà di proteggerla. Ettore è dubbioso di riuscire a insabbiare un caso di violenza e prova senza successo a farsi cambiare la richiesta. L'uomo misterioso gli chiede cosa abbia spinto il figlio ad allontanarsi da lui. Ettore gli rivela di avere troppo spesso sfogato su di lui lo stress del suo lavoro e nella speranza che non sia troppo tardi, ora vorrebbe cercare di rimediare. A fine turno la cameriera si siede al suo tavolo. Angela questa volta si presenta in modo più formale, ma quando gli chiede il nome, l'uomo le risponde che il suo nome non è importante. Il giorno dopo, Luigi confessa di aver provato a investire Matilde, ma l'uomo che la sta seguendo l'ha salvata. Prima di andarsene, afferma di essere sconvolto per quello che ha tentato di fare. Fulvio nel frattempo ha conosciuto una donna in chiesa. Ieri sera si sono visti in un bar vegano ed è convinto che grazie alla sua cecità ci metterà poco ad avere la sua completa fiducia. Nonostante sia consapevole di quanto sia orribile quello che sta per fare, vuole a tutti i costi tornare a vedere. Marcella afferma di aver portato a termine la richiesta e sta aspettando che il marito guarisca. Tuttavia l'uomo sa che sta mentendo, altrimenti il marito sarebbe già guarito e Fulvio e Chiara sarebbero morti. Consapevole di non avere il coraggio di compiere una strage, Marcella lo informa che lascerà perdere. Azzurra ha provato nuovamente a sedurre il marito della vicina, ma questa volta lui l'ha schiaffeggiata. Nonostante la cosa l'abbia turbata, si è resa conto di quanto vorrebbe che anche suo marito mostrasse la stessa passione. Odoacre è euforico, non solo per essere riuscito a salvare Matilde, ma anche perché nel frattempo Amanda si è presentata in officina ed è riuscita a farsi dare il suo numero, a testimonianza del fatto che la sua richiesta sta veramente per essere esaudita. Ora gli mancano solo 3 giorni alla fine del patto ed è pronto a fare qualsiasi cosa pur di proteggere la bambina. Quella sera Ettore gli rivela che qualcuno ha rubato la sua pistola e ha la sensazione che non si tratti di una coincidenza. L'uomo misterioso però non conferma né smentisce. A fine serata Angela prova nuovamente a fare conversazione, ma l'uomo rimane in silenzio ignorando qualsiasi sua domanda. L'indomani Martina e Alex gli mostrano la pistola rubata ad Ettore. I due ora sono pronti per la rapina. Luigi lo informa che Matilde è scomparsa e che la notizia è stata perfino riportata dai telegiornali. Si lamenta del fatto che gli sia stato dato un compito impossibile, ma l'uomo misterioso lo assicura che non affida compiti impossibili a nessuno. Azzurra nel frattempo ha fatto progressi. È riuscita in qualche modo a nascondere della sua biancheria a casa dei vicini e la moglie trovandola ha sbattuto fuori casa il marito pensando di essere stata tradita. Azzurra ha ottenuto quello che voleva e ora suo marito è tornato ad amarla. Dopo essersi salutati, l'uomo brucia un'altra pagina della sua agenda. Chiara gli confida che adesso si frequenta quotidianamente con il ragazzo, ma per il momento si limitano solo a conversare. Nonostante si senta a suo agio con Fulvio, non vuole essere precipitosa e in ogni caso preferirebbe fosse lui a fare il primo passo. Sono passate 2 settimane e il desiderio di Odoacre è pronto per essere esaudito. Il meccanico però non ha intenzione di abbandonare Matilde e gli confessa di essere stato lui a rapirla per proteggerla dall'altro uomo. Fulvio ha pianificato tutto nel minimo dettaglio, ha invitato Chiara a casa sua e ora è pronto a violentarla. L'uomo misterioso all'improvviso gli chiede se una volta riacquistata la vista sarebbe disposto a frequentare una ragazza cieca. Fulvio, spiazzato da quella domanda, gli dice di non avere pietà. Luigi è appena stato in ospedale e a quanto pare il cancro del figlio sta peggiorando. Dice di aver scoperto che il rapitore di Matilde è lo stesso uomo che l'aveva salvata l'altro giorno. Luigi ha il timore che non riuscirà a trovare Matilde in tempo per salvare il figlio e implora di essere aiutato. Tuttavia, l'uomo misterioso gli dice di non avere idea di dove si trovi la bambina.
Fulvio confida di aver iniziato a nutrire dei sentimenti per Chiara, ma ha il timore che la donna agisca solo per compassione. Per questo motivo preferisce non innamorarsi di lei e domani sera la violenterà. Azzurra è nuovamente infelice. Suo marito ha iniziato ad essere estremamente geloso e possessivo. Ora ha il presentimento che lei stia continuando a tradirlo con il vicino e per questo motivo ha cominciato ad essere violento e a picchiarla. Alex gli racconta che la rapina è andata male e che Martina, nonostante sia rimasta ferita, ne sta già organizzando un'altra. Preoccupato, lo implora di annullare l'accordo che ha fatto con lei per diventare più bella, anche perché per lui Martina è già stupenda così com'è. L'uomo misterioso, annullando il vecchio, gli propone un nuovo accordo. Per ottenere quello che vuole si deve incontrare con suo padre e dirgli che gli vuole bene. Quella sera l'uomo chiede ad Angela perché sia così sola. Lei gli risponde che sta aspettando l'amore e che lo sta aspettando da molto tempo. Odoacre lo informa che l'uomo che aveva provato ad uccidere Matilde ora ha iniziato a pedinarlo. Il meccanico vorrebbe fare un nuovo accordo per salvarla, ma l'uomo misterioso gli dice che non può concedere richieste impossibili. Odoacre quindi gli risponde di non avere altra scelta se non quella di ucciderlo. Fulvio è sconvolto perché ha portato a termine la richiesta, ma è ancora cieco. Tuttavia, l'uomo gli risponde che se davvero avesse violentato Chiara, ora sarebbe lì a guardarlo negli occhi. Nonostante Fulvio chieda un'altra opportunità, gli viene detto che purtroppo non ne può avere un'altra. Luigi lo informa che il rapitore ha cercato di ucciderlo entrando dentro casa sua, e lui, per difendersi, lo ha accoltellato. Rovistando nel suo portafogli, ha trovato un indizio che gli ha fatto capire dov'è Matilde, e ora è pronto per portare a termine la richiesta. Alex è infuriato perché, nonostante abbia detto al padre di volergli bene, Martina gli ha rubato la pistola con l'intenzione di rapinare un negozio. L'uomo misterioso gli spiega che ovviamente non basta dire a qualcuno di volergli bene se non lo si intende veramente. Il ragazzo dice di non riuscire a dimenticare tutte le volte che il padre lo ha picchiato senza motivo. Chiara gli confida che fare l'amore con Fulvio è stato bellissimo e che subito dopo ha sentito la voce di Dio che le diceva che presto avrebbe avuto un figlio. Tuttavia non ha intenzione di dire a Fulvio che diventerà padre, perché sente che è una cosa che deve fare da sola. Prima di andarsene lo ringrazia per aver esaudito il suo desiderio. Ettore racconta dell'incontro con suo figlio ed è rimasto scioccato quando ad un tratto Alex gli ha detto di volergli bene. È convinto però che non sia stato sincero e che probabilmente lo ha fatto solo per avere qualcosa in cambio. Lo aggiorna anche sul loro accordo e conferma di aver insabbiato il caso di una giovane ragazza che aveva denunciato le violenze del marito. Ieri sera quella ragazza è stata ritrovata morta a causa delle percosse del marito. Ettore gli confida di essere stato un padre terribile e un poliziotto ancora peggiore. Per questo motivo l'indomani si costituirà per provare ad iniziare una nuova vita. Luigi racconta di aver trovato Matilde, ma di non aver avuto il coraggio di ucciderla. Dopo aver chiamato la polizia, si è recato in ospedale per restare accanto al figlio nei suoi ultimi giorni di vita. Tuttavia, quando è arrivato, i dottori lo hanno informato che il cancro era miracolosamente sparito. Luigi è infuriato con lui perché per colpa sua ha quasi ucciso una bambina, ma l'uomo gli ricorda di non averlo mai obbligato a fare nulla e che quello che stava facendo lo stava facendo per se stesso. Più tardi quella sera vediamo che un'altra pagina dell'agenda viene bruciata. Martina ha finalmente deciso di rinunciare al suo desiderio, perché ha capito che Alex la ama e la accetta per quello che è. A quanto pare Alex ha rivisto suo padre Ettore, che nel frattempo è stato arrestato. Gli ha fatto visita in prigione e provando pena per lui lo ha perdonato. Anche se non gli ha detto di volergli bene, è sicuro che il padre lo abbia capito. Marcella alla fine ha cambiato idea e ha deciso di piazzare la bomba. Anziché metterla al bar vegano, però, ha scelto di metterla lì. Se proprio è costretta ad uccidere degli innocenti, vuole che ci sia almeno una persona malvagia a morire, e dice che quella persona è seduta di fronte a lei. Marcella, tuttavia, sta solo bluffando. Notando lo sguardo preoccupato dell'uomo, gli dice che non ha intenzione di diventare come lui. Facendo una cosa del genere, anche se il marito dovesse guarire, non avrebbe mai il coraggio di guardarlo ancora negli occhi. A fine turno, Angela si siede nuovamente al suo tavolo. L'uomo le confida che vorrebbe smettere di fare quello che fa perché vorrebbe non dover più sentire tutti i mali del mondo. Angela, dopo un attimo di riflessione, gli risponde che si può fare e dopo avergli preso la penna inizia a scrivere qualcosa nell'agenda. Nella scena finale vediamo una pagina che brucia all'interno del posacenere, a significare che un'altra richiesta è stata portata a termine.